Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Capricorno, tendenze energetiche spirituali per la prima metà del 2024. Abbiamo due carte, amici del Capricorno, la giustizia e la stella. Ho come la sensazione che potrebbe esserci una presa di consapevolezza generica, come una comunicazione dall'alto, una chiamata magari per qualcuno anche di tipo divino, quindi quella che diciamo tecnicamente è la chiamata al servizio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo ed è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. A questo video semestrale ne seguiranno poi altri due, uno sull'amore e gli affetti e uno sul lavoro e l'economia. Quindi iscrivetevi per non perdere anche questi video. Andiamo a vedere l'energia per gli amici del Capricorno. Partiamo con un 4 di spade, un 10 di pentacoli, un 7 di coppe, un 8 di coppe, un 6 di pentacoli, il sole e un 3 di spade. Allora, l'idea è quella di, diciamo, l'idea che ho in generale, così un po' in base alle carte che sono venute fuori, ho come la sensazione che abbiate bisogno di uscire da un certo tipo di stato emotivo barra mentale e che abbiate come la necessità di lavorare su quello che è il formare un gruppo, il lavorare con un gruppo, il seguire un gruppo. Seguire nel senso di farlo crescere e seguire nel senso anche di stare dietro a un gruppo. E poi abbiamo anche questo 8 di pentacoli. Vi dico, io ho come la sensazione che qualcuno nel prossimo semestre verrà chiamato al servizio, quindi a fare qualche tipo di lavoro per la comunità, per il bene di tutta la comunità. È come se aveste bisogno di iniziare un nuovo tipo di percorso di studi, percorso di formazione, un programma non so come si dica, di esperienza, esperienziale, vabbè. Non so come si dica, ma mi avete capito. Sapete, uno di quei tipo stage dove uno fa pratica. È come se aveste bisogno di applicarvi a quello che è il lavoro, a quello che è in sé, di per sé anche questa attitudine anche un po' naturale, se volete, che avete. Perché qui con il 7 di coppe si parla, in questo caso lo sento molto come una carta che dà speranza, ok? Quindi è un po' come dire seguite gli altri. Quando qualcuno ha un risveglio spirituale è perché ha comunque vissuto un trauma importante. Poi, dipendendo dall'entità del trauma, dipende anche l'entità del risveglio spirituale. Però, con la carta del 4 di spade, che è proprio la carta di qualcuno che si prende un periodo per guarire, per ricaricare le pile.
È come se ci fosse una, una sorta di attitudine statica, una sorta di... È come se ci fosse questo sedersi e in realtà in questo periodo verrete proprio chiamati a, no, ok, creo il lavoro per creare il tipo di realtà da cui fino adesso, diciamo, da cui devo guarire, ecco. Cioè, come creo un nuovo tipo di realtà. Perché il 4 di spade è vero che è la carta di qualcuno che si prende un tempo, come vi ho detto prima, però è anche una carta di qualcuno che sta in una situazione sapendo che magari non è la migliore per sé, però probabilmente manca quel fattore impulso, energia, audacia se vogliamo, proprio perché ci sono le pile scariche per poter effettuare questo movimento, ok? Però qui ho come la sensazione che sarete proprio portati a fare quello. Andiamo a vedere carta per carta. Abbiamo un 3 di bastoni al contrario e un fante di spade. Sì, ripeto, c'è da guarire un qualche tipo di atteggiamento troppo statico. È come se le idee ci fossero, però alla fine manca il passo in avanti, manca questo uscire da questa situazione che magari non è il massimo per voi, crea dei disagi, crea dei problemi. È una situazione che vi dà è un momento, diciamo, che vi dà la possibilità di ristorarvi, di rigenerarvi, ma non è il massimo della fantasia, ecco. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. 5 di spade, 3 di spade e re di coppe. Allora, questo gruppo di cui parlavo prima, per qualcuno fa strettamente riferimento alla famiglia e barra o una figura paterna. Potrebbe essere la famiglia che avete creato? Sì, dipendendo dall'età che avete, il re di coppe potrebbe rappresentare anche il vostro partner. Però è come l'idea di, appunto, come vi dicevo prima, creare un senso di unione di famiglia forte, stabile. I problemi ci sono sempre. Il punto è come uno li affronta. Allora, avendo un 3 di spade al contrario, ragazzi, sento che la ferita è ancora aperta, anche se qui siete già in fase di rigenerazione, però è come se fosse successo qualche cosa all'interno di voi che in qualche modo vi ha un po' tagliuzzato il cuore. E avendo il re di coppe, il suggerimento qui è di cercare una stabilità al di là dei pettegolezzi, al di là delle lingue taglienti che ci sono intorno a voi, al di là del pensiero negativo che magari vi può scaturire così da un momento all'altro, se per caso fosse una questione appunto familiare, ci fossero delle lotte interne alla famiglia, cercate di, mi viene da dire, essere comprensivi, di essere i mediatori. Il lavoro qui è per il lungo periodo, è un discorso di trovare la stabilità, trovare l'unione. Tenete presente che il 10 di Pentacoli è anche una carta di contratti, quindi parla di qualcosa di stabile. È come se voi aveste bisogno di trovare qualcosa di stabile, al di là di quello che succede, che è una stabilità materiale e emotiva per qualcuno, principalmente sono queste due. Andiamo a vedere 7 di coppe. 10 di spade. Tenete presente che il re di coppe è anche quella carta che fa riferimento alle guide spirituali. Allora, qui potrebbe anche esserci qualche figura, tipo se siete avvocati o non lo so, qualcosa per lo stile, ho l'idea che
o una vostra esperienza personale o un'esperienza di una persona vicino a voi, è come se, oppure il vostro lavoro, insomma, è come se vi dessero la possibilità prima appunto di fare il lavoro su di voi, di integrare questo passaggio, questo conflitto, questo dolore su di voi e poi di diventare una guida per gli altri. Ecco perché sento che c'è questa inflessione nel diventare, nel fare un lavoro per aiutare gli altri anche. Prima si fa il lavoro su se stessi, poi si fa il lavoro sugli altri. Cioè poi si può spiegare agli altri che tipo di lavoro si è fatto, il risultato che si è raggiunto, insomma. Andiamo a vedere questo set di coppe. Allora, abbiamo un 2 di spade e un 10 di spade che vi avevo già detto prima. Sì, qui il punto è fare il passo, come vi dicevo qua, perché siete in una fase di staticità. Ripeto, ci sono le possibilità, è come se attraverso questa guida o attraverso comunque l'integrazione di questa sofferenza, insomma, ci fosse la chiusura di un ciclo, l'apertura di nuove possibilità e anche ad un certo punto la necessità di effettuare una scelta. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Re di pentacoli. 3 di pentacoli. Asso di spade e asso di bastoni. Sì, sì, qui si tratta di una nuova missione di vita, di un nuovo lavoro, di qualche cosa che vi dà la possibilità di raggiungere un certo tipo di tranquillità economica, un certo tipo di potere personale, caratteriale, un certo tipo di maestria, mi verrebbe da dire. Per qualcuno si tratta proprio di un percorso di studi nuovo, di una nuova attività, di una nuova passione. Vi dico, ho l'idea che qualcuno sarà chiamato al servizio. Quindi di solito chi è chiamato al servizio è perché ha già affrontato appunto un trauma, è guarito e può aiutare gli altri a farlo. Però bisogna imparare come si fa ad aiutare gli altri. Andiamo a vedere cioè imparare a insegnare praticamente. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 7 di coppe di nuovo. Qui ragazzi fate attenzione. Fate attenzione a non dare troppo agli altri, perché sento che questa è una tendenza che avete già voi di indole e se state studiando, se volete diventare terapeuti, aiutare qualcuno, nel percorso di guarigione o cose di questo genere, la vostra tendenza qui è proprio quella di scaricarvi. Quindi imparate a dare, il giusto. Imparate anche un po' a essere concreti. Mi viene anche da dire, visto che qui c'era un asso di spade, l'abilità delle parole, di come esprimervi. Questo non deve essere usato per manipolare, ma deve essere usato per non ferire. Saper usare le parole giuste per guidare le persone in un momento di sofferenza. E tenete presente che quando si fanno questo genere di lavori è perché si riesce a farlo con se stessi. Cioè, quando una persona diventa amorevole, comprensiva, compassionevole nei confronti di se stessa, riesce a insegnarlo agli altri, riesce ad esserlo anche con gli altri. Andiamo a vedere il sole. Imperatore re di bastoni, interessante perché ho l'idea che ci sarà una sorta di esplosione, anche qui vediamo 7 di coppe qui, 7 di coppe qui, come se ci fosse un'esplosione di nuove idee, di nuovi percorsi che potrebbero crescere, nuovi semi che possono essere piantati. È come se dopo tutto questo studio dominaste molte più materie, molte più informazioni, molti più
pensieri. Devo dire che potreste anche allenare la vostra flessibilità o a livello, se non è a livello fisico, quindi essere flessibile magari con gli orari, con gli impegni, quelle cose lì, può essere una flessibilità a livello mentale, cioè non essere tanto rigidi su certe regole. Andiamo a vedere il 3 di spade perché un po' mi preoccupa, ragazzi. Ce l'avevate già prima, e quindi alla fine è un'energia che comunque conoscete, però fante di bastoni e temperanza. Ok. Allora, è come se vi dovessero, se vi dicessero di prendervi il tempo di guarire questa ferita, questo 3 di spade, questa sofferenza, questo, perché quando c'è il 5 di spade si parla di lotte egoiche. Ho l'idea che qualcuno si stia facendo incastrare da o aspettative familiari o aspettative della società, contratti di lavoro poco soddisfacenti, l'illusione di avere un buono stipendio. Ed è un po' qui come se vi decideste a, o perlomeno la chiamata divina, il risveglio, quando vi si accende addirittura un lampadario, non solo una lampadina, dite ok, ma quante altre possibilità ho? Con tutte le mie doti, quante altre possibilità posso avere se studio, se affronto un percorso, se imparo, se nutro me stesso o me stessa? Perché è come se foste scarichi però per dare ad altri. Qualcuno è scarico a livello energetico, è stufo, diciamo così, di controllare, di essere sempre in allerta, come se si volesse rimanere un po' più genuini, un po' più puliti, un po' più rilassati, mi viene da dire. Per qualcuno questo vuol dire andare contro le idee del padre o della propria famiglia o magari azienda. Però ragazzi, quello che sento è che avete bisogno di prendervi un periodo per purgare, perché qui avete anche la temperanza e anche il 4 di spade è una carta che ricorda proprio la guarigione, il periodo di isolamento per guarire. Qua si intende più che tutto la psiche, mm? Però quando c'è la temperanza si parla di rimettere in equilibrio il cuore e la mente, quello che si deve o razionalmente sarebbe logico fare, quello che in realtà vuole il nostro cuore, la nostra essenza. Voi qui avete comunque la carta del sole. Tra l'altro avete sole che è un'energia maschile, imperatore e re di bastoni. È l'energia maschile che cambia. Allora può essere il punto di riferimento in quanto capo piuttosto che padre o il vostro modo di agire, il vostro yang. Andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la stesa. Guardate, carta numero 2 è una carta che, allora, innanzitutto rappresenta una donna imprigionata in una ragnatela. E qui ci rivede un pochettino il 5 di spade, se volete. Il senso è che quando un insetto, quando un oggetto viene intrappolato in una ragnatela, quando un insetto più che un oggetto, ehm, più questo insetto cerca di liberarsi e più resta intrappolato. Quindi più uno cerca una via d'uscita, cerca un escamotage, cerca una comprensione e più si resta intrappolati in quelli che sono i pensieri e anche un po' i sentimenti negativi, no? Qui è ora di tagliare, purgare con la sofferenza, prendetevi questo tempo, fate un percorso di studi che vi possa risanare, fate un corso di guarigione, fate quello che vi pare, quello che vibra di più con voi, però tutto questo deve essere al fine di togliere l'energia pesante
e far brillare la vostra essenza. Ok? Tenete presente che si tratta di dare un po' di nutrimento a voi e un po' di nutrimento agli altri. Quindi cercate di calibrare, ecco. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un inizio 2024 splendido. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!